Buongiorno. Buongiorno tribù, che pace adesso. Sì, siamo sempre Sul Monte Revellone, sto prato guardate che vista. stupendo. Una cosa impressionante. Così ci siamo svegliati con questo pratone che voi lo vedete vuoto oggi, ma ieri Qua era pieno di tende. Ecco lì sopra è il Monte Revellone. Oggi tranquillità. Sì, ieri abbiamo passato un giorno tranquillo, in relax. Andati a farci un bagno al fiume. I cani Abbiamo montato i video e oggi andiamo a vedere l'eremo di Valadier. Andiamo a vederlo, ci hanno parlato tutti bene, abbiamo visto recensioni. Non possiamo lasciarcelo scappare, no? Chiaro che no. Ci sono 2 metodi per parcheggiare. O andate in fondo, c'è un parcheggio abilitato. E ogni minuto, Ogni mezz'ora. ogni mezz'ora. Hai detto ogni minuto, Sì, ragazzi, ogni però... minuto hasta luego Mari Carmen. Ogni mezz'ora vi passa a prendere un bus gratuito. Oppure noi qua vicino a 200 metri, neanche 50 metri, abbiamo trovato un parcheggio. Chiaramente il santuario non è gratis. Si paga un biglietto di 6 euro a testa. E sì che nel bus possono salire i cani, quindi già un punto a favore. Pierre, dicono che sono 20 minuti. E con i cani saranno 20 minuti, perché ultimamente legati qua rispettiamo i tempi dei cartelli, se no sarebbero 10, c'hai ragione. Pianeggiante non è. Vanno via Crucis. Vanno via Crucis. Sì. È bella in piedi, guardate. Ogni 50 metri, 100 metri, 50 meno. c'è una statuetta. Una statuetta. Una statuetta. Hai visto? Va belle ste gole comunque. Particolari. Oggi facciamo proprio turisti. Sì. Niente, vedi, sto comportando bene. Sono 20 minuti, però 20 minuti. Ma che vedi, rampa, rampa poi spiana come sempre. Io dico sempre che poi spiana. Sì. Poi c'è gente che sta morendo, che si appoggia così la ringhiera, Se il medico lo dicono sempre, bisogna fare almeno i 10.000 passi al giorno, perché così poi non staresti qua a buffare. Buffo anch'io. Sto buffando anch'io, Tu magari oggi stai male, no? C'è un po' lo stomaccino da un paio di giorni, Che non sta molto bene. Mi sa che sono quei biscottini al latte, Che era meglio che non mangiavo. Siamo arrivati su. Tanta roba. Tanta roba. È la prima volta che vedo una cosa del genere con una particolarità del genere. E quindi ci vuole un bim, boom, bam. Siamo immersi nelle gole di Fra Sassi. Precisamente siamo nella grotta della Beata Vergine, dove sorge il santuario della Madonna di Fra Sassi, o denominata anche il Tempio di Valadier. Prende il nome appunto dall'architetto che lo costruì. È in tipico stile neoclassico. La
Il materiale utilizzato è roccia calcarea tipica di qua e fu commissionato nel 1919 dal cardinale Annibale della Genga, che poi sarà il futuro Papa Leone XII e fu inaugurato nel 1828. E dentro c'è la statua della Madonna col bambino che è da attribuirsi all'Antonio Canova. Questa che vedete dentro, che vedrete, non è originale perché è esposta al museo del paese di Genga. Qui in questa grotta c'è una particolarità perché siamo sempre abituati a vedere la figura dei monaci legati alla figura maschile. Invece risulta che questo eremo alle mie spalle è legato al fenomeno del monachesimo femminista e ci sono degli scritti che lo documentano, gli scritti dell'Alto Medioevo. Si presume che il monastero delle donne fosse sopra nella sommità della montagna e che venissero qua a pregare. Ovviamente, come potete vedere, il luogo sono sempre luoghi molto nascosti, inaccessibili, e questo appunto per poter avvicinarsi molto di più a Dio tramite la preghiera. E all'interno c'era una Madonna, era in legno, poi accidentalmente è stata bruciata verso la metà del Novecento ed è stata poi rimpiazzata da una figura in pietra. Guardate che grottona, qua ci sono anche delle ville arrampicate, però adesso è proibito arrampicare, però per un arrampicatore vedere questa grotta è il paradiso. E dovete sapere che qua a dicembre fanno il presepe vivente, che è uno dei più belli e dei più grandi di tutte le Marche. Ci sono 300 figuranti e ovviamente una grotta così non potevano aver ritrovato dei resti del paleolitico, resti ossa, manufatti e così, perché qui la gente, come ho sempre detto io, i nostri antenati, i posti se li sceglievano bene. Proprio bene, adesso piano piano scendiamo verso il furgone. Prossima destinazione Bagnetto. Credo che andiamo nella spiaggetta di ieri. Che carina. I cani si divertono. Ci sono tanti pesci per il survoi. Quindi ci si può bagnare. Andiamo a comprare un po' di pane e direzione Bagnetto. Alla fine abbiamo cambiato posto. È sempre lo stesso fiume, però siamo un po' più verso la strada. Così i cani si divertono e noi possiamo lavorare un po'. E oggi non c'è nessuno. Siamo soletti. Abbiamo mangiato, abbiamo scaricato il video, ci siamo fatti il bagno e adesso sapete dove andiamo? Nel solito posto di stamattina, perché il Sciuppier da lì ha detto che non se ne va senza fare il barbecue, perché ieri era tutto pieno. E se non riesce a fare il barbecue, mi metto a fare il fuoco adesso? No, sono problemi, perché per lui adesso che ha trovato la griglietta, ogni volta che vede un barbecue è una cosa di principio, no? È il principio, bisogna farla, la carne si fa alla braccia. Ieri sera c'è andata male con la grigliata.
Andiamo a vedere se c'è libera almeno una griglia. Speriamo di sì, che c'ho voglia di grigliare. Era libera, una era già occupata e già ho pensato, ma anche stasera zero griglia. Spera sì che era libera, il fuoco è già acceso. Le fiamme dell'inferno. I puletti sono pronti finalmente. Ci mancavano 2 salsicette e poi eravamo a posto. Come gli piace grigliare a Shore Pierre è una cosa impressionante. Cioè, tu dagli una griglia, un po' di fuoco e lui è felice. Basta che lo lasciano grigliare. Perché se non lo lasciano grigliare... si Stasera a offende. pelo, Tardavo 5 minuti, la griglia era sparita. La provo? Prova. Prendila con le mani sto polletto. Ma la griglia è tutta un'altra cosa. Il paesino no, cioè, il monastero di oggi bello, Il santuario. Il santuario. Bello. Bello, dentro sta chiesa troppo giusto. E la croce hanno dovuto scalpellare il tetto perché non ci stava la Vi croce. mettiamo una foto perché non riuscivamo a prenderla. No. Però sì, si vede proprio A che... pelo, A pelo, ma secondo me hanno Cavato scalpellato un po' il tetto perché proprio la vedi che è lì. È peccato che non si poteva arrampicare perché lì... Boh, lì mi sa che non c'era niente di umano, No. Ste vespe. Però c'era anche un'altra falesia un po' più sotto che adesso chiaramente è chiusa. E direi mangiamo un filmetto a letto. Buongiorno tribù. Buongiorno. Notte tranquilla. Ci sono. Abbiamo dormito bene. A parte la Cina che stanotte era molto agitata. Non so. Continuavo a chiedermi di salire sul letto. Poi con le unghie così nel mata. Non l'ha mai fatto, lei sale sul letto e scende sul letto, ma ha preso questo vizio che deve chiedere permesso. Sale sul letto, scende sul letto. Sale e scende dal letto. Sale e scende sul letto. No, scende. Ragazzi, fa un caldo. Sono le 9 del mattino e sto sudando. E siamo alti, siamo a... No, neanche tanto. 700. Boh. Ho capito, non siamo... Secondo me fa più caldo qua che al mare. Perché al mare c'è sempre quella sorta di venticello. Caldo al mare è inavvicinabile, non ci No, questa zona è inavvicinabile in questo periodo. Siamo indecisi tra 2 paesini. Non abbiamo ancora deciso. Strada facendo. Decideremo. Siamo arrivati a Fabriano. A Fabriano, Ci vi siamo- ricorda qualcosa? Io mi aspetto di vedere tanti bambini con i fogli Fabriano nella mano. Chi non conosci i Tutti. fogli Fabriano? Tutti ci abbiamo Il disegno disegnato. tecnico, Sì, tutti. Tutti. Sì.
La chiesa di San Benedetto, tanta roba, ma tanta roba. Non gli davi 2 lire da No, fuori. da fuori non gli dai 2 lire, vedete che l'apparenza inganna. Entri e c'è questa Scusate, non ce la faccio oggi. entrata stretta con soffitti altissimi, Tutta colorata. coloratissima, che sembra una... Sì, dai colori, sembra quelle ortodosse che Sì, sono molto colorate. e l'altare è infinito. Dopo scendi nella cripta. La cripta all'inizio dici, beh, No, una cripta normale, niente di corrente. che, perché sopra c'è talmente tanta roba, e invece c'è un cunicolo a sinistra, un passaggio a sinistra, entri e dici, tanta roba e tanti affreschi. E in mezzo c'è come un passaggio super stretto. Bellissima, sono rimasta senza parole. Tanta roba. Tanta roba. Siamo entrati nell'oratorio, adesso vi portiamo dentro perché Fabriano sempre si è pensato che sia solo famosa per la carta. In realtà no, perché ha un Beh, grande c'è potenziale. c'è tanto patrimonio, comunque c'è Tante chiese, però qua fanno come in tante parti d'Italia, fanno l'infiorata. Però non è un'infiorata normale. La prima infiorata che hanno fatto è stata nel 1995, l'hanno fatta classica, come in tutto il resto Con i d'Italia. fiori freschi. Però hanno capito che comunque era un dispendio di denaro, perché costa Importante. e non durava così tanto, perché dopo 2 giorni comunque ci doveva essere una persona che doveva continuare Sì, a spruzzare, a bagnare i fiori, a mantenerli. Quindi hanno deciso di farla con la polvere. quindi durante l'anno raccolgono i fiori di vari colori, li fanno essiccare, poi li mettono in dei recipienti, li sbriciolano e quindi fanno l'infiorata. Quindi ovviamente si fa all'interno Sì, perché sennò all'esterno dura. con la colla e la polvere, e fanno dei quadri veramente interessanti. Ce n'è uno lì dentro che adesso andiamo a E vedere. in totale fanno 4 infiorate all'anno, dal 14 di giugno e l'ultima al 24 di giugno. E l'infiorata sono 9 metri e li costruiscono un ponticello così possono vederla dall'alto. Adesso vi mettiamo qualche foto. Andiamo dentro a vederla perché è stato creato per la prima volta quest'anno un quadro che pesa 30 kg. Sì, perché la fanno ovviamente per mettere i fiori, la colla, così hai bisogno di una bella assetto di legno bello grande e quindi pesante. pesa, quindi per appiccicarlo è lì messo per terra, un po' inclinato, però veramente Bello, vederlo bello. da lontano sembra Un quadro normale. poi ti avvicini e vedi tutti i granelli. Vedete, prima gli fanno il bozzetto e questa è stata la prima infiorata normale, classica, nel 1995. E qua, vedete, hanno iniziato a farlo con la polvere. E da questa foto si può capire il lavoro che c'è dietro. E questo è il quadro di cui vi parlavamo. Vedete, da lontano sembra un quadro normale, però se ci avviciniamo c'è un po' di riflesso, su quello non possiamo fare niente. Però se ci avviciniamo, vedete che tutta questa qua è polvere ed è un lavorone. Qui siamo nel museo e vi facciamo vedere un po' le prime stampanti, le prime stampanti inventate nel 1800. Inizialmente le lettere venivano create in legno. Veniva creata la lettera, poi veniva messo l'inchiostro e tramite questa pressa veniva stampato. Poi più avanti, nel Novecento, il legno è stato rimpiazzato dal piombo. Qua abbiamo tutti i cubetti in piombo. Venivano create tutte le letterine, guardate che lavoro, e poi
veniva creata la pagina. Pensate che all'inizio degli 800 i torcolieri, che erano coloro che si incaricavano di stampare, in un'ora riuscivano a stampare 250 pagine. Secondo me per i tempi è tantissimo, 250 in un'ora, sì che viaggiavano. Comunque è veramente veramente interessante. Come non potevamo venire a Fabriano e non vedere le prime stampanti. E qua entriamo dentro la parte dove venivano stampati i fogli di carta. Venne inventato nel 1812 dal tedesco, sto leggendo perché non mi ricordo il nome, Frederick Koenig, ed era in grado di stampare allora circa 800 fogli. Ci sono tanti tipi di macchine, come avete visto. Questo perché si vede molto chiaramente, vedete che qua ci sono tutte le lettere, qua ci sono dei rulli e qua era dove veniva posizionato il foglio di carta, e tramite questo pedale che veniva schiacciato la base scendeva e grazie a questi rulli l'inchiostro rimaneva impresso nella carta. Questo centro storico di Fabriano è carino e non è per nulla turistica. Essendo una città industriale, è un po' come tutte le Marche, la Cina sempre in mezzo, un po' come tutte le Marche, essendo una regione che ha puntato tanto sull'industria, è poco conosciuto, ma c'è delle chicchette, le Marche, che è assurdo. Però, torniamo noi a Fabriano. Fabriano, l'origine del nome si ipotizza che venga da Fabius, da Fabbro, perché nello stemma di Fabriano viene rappresentato un fabbro, e qua è legata una leggenda. Il nome deriverebbe da Fabrus e Janus, che Giano è il fiume che lo attraversa. E la storia del fabbro è molto molto curiosa. C'era un fabbro che aveva la sua bottega Cina, è un po' giù, la sua bottega sotto il fiume. Aveva molto lavoro questo fabbro, prendeva lavoro da tutta la contea, da tutti i paesini vicini. Però in particolare c'erano sempre questi due fratelli che si odiavano, ma si odiavano a morte. E un bel giorno, proprio sul ponte dove lavorava il fabbro, i due fratelli, pur cercando di non incontrarsi, perché come già detto si odiavano, quel giorno si incontrarono sul ponte. E il fabbro fece da paciere. Facendo da paciere, tra spintoni vari, il fabbro è caduto dal ponte. Quindi i due fratelli, da lì, sentendosi in colpa, decisero di fare la pace. E quindi, grazie al caro vecchio fabbro, questi due fratelli riuscirono a mettere pace ai loro litigi. Pausa pranzo, siamo venuti nel fiume di ieri, però vi portiamo da un'altra parte, che quando noi siamo arrivati abbiamo fatto questo sentiero e abbiamo detto però c'è un angoletto che non è male, quindi andiamo a fare pausa pranzo lì, perché dove eravamo ieri è pieno, strapieno, strapieno.
Vedete, scendete da qua e giusto là c'è una spiaggetta e dovrete attraversare il fiume. Niente male, direi. Troppa fame. Stamattina senza la frutta e lo yogurt. Una fame, solo biscotti. Paninetto con lo speck. Lo speck. Buon appetito. Guardate, ci siamo spostati dal fiume e siamo scesi tipo 100 metri in quest'area che si chiama Gorgovino. E c'hai la corrente gratis, l'acqua Acqua. gratis E i bagni? e i bagni. E ovviamente cosa ha fatto l'asciurata Mare Surpier? Si sono lavati i capelli sotto questo Ma gli fantastico estremi di miedi. Acqua lavandino. freddissima e buonissima. Sì, è anche potabile, c'è scritto. E qua ci avete compreso in quest'area sosta tutta quest'area picnic. Tanta roba e bisogna sempre, quando arriva la situazione e puoi lavarti i capelli, non te la devi far scappare. No. Ah, la gente viene qua a riempirsi le bottiglie. Tutto il paese viene Sì, qua. E può esserci lavati i capelli, aver caricato il computer, L'acqua. l'acqua. Siamo pronti per ripartire. E andiamo al lago, Di Cingoli. altro lago, è qua vicino, però ci spostiamo un po' più verso in su e un po' più verso destra. Sì, Un po' più in su e un po' più verso destra. sì, penso di sì. Non so, più verso un po', non lo so. Ora. Così io ho visto sulla mappa, poi il senso dell'orientamento sapete che non è il mio forte. Si complica. Due posti, uno pieno e l'altro non abbiamo rete. E sta arrivando il temporale. È nero, nero, nero. Taglia il formaggio, taglia, facciamo 2 piadine al volo che oggi... Sempre abbiamo detto, non si cerca il parcheggio di notte. Noi siamo arrivati a trovarlo alla fine di notte. Ma mica la colpa nostra, No, era l'hanno- giorno quando abbiamo iniziato. Quanti posti No, io abbiamo ce l'ho. girato? Io ce l'ho. Non bisogna dire che facciamo la pizza. No, quando diciamo che facciamo la pizza, Si alla complica fine la cosa. si complica e alla fine sapete cosa facciamo? Una piadina perché sono le 10 di sera e dobbiamo ancora farci la doccia e lavorare. Molto bene. Paesino di oggi, molta roba. Alla fine, Adriano, sì, nessuno lo va a vedere secondo No, me. Perché però- c'erano pochi turisti. Però vale la pena, Sì. È bellino, Bellino. E vediamo domani com'è il lago. Si prospetta bellino, l'odore meno. I colori sono belli, poi l'odore è meno, però vabbè, che ci vuoi fare? E siamo nel Belvedere delle Marche. Vediamo. No, nel Belvedere no. Aiutami. Il balcone delle Marche. Il balcone delle Marche. E direi che mangiamo, lavoriamo e andiamo a letto. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividetelo, fate quello che volete, ditelo ai vostri amici e tutto. E noi E ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao.